Oggi mi sento particolarmente buono, ma non vi preoccupate che poi passa. La convergenza planetaria dell'8 marzo ha voluto che proprio quel giorno io dovessi scoprire Babes with Blades. Come probabilmente penserete anche voi, la premessa del solo titolo ha una carica trash non indifferente, ma che in realtà vi assicuro si esaurisca quasi tutta lì, e francamente potrei azzardare a dire che nel suo insieme il film mi sia quasi piaciuto. Stiamo parlando di un film fantasy d'azione distopico, un genere piuttosto particolare e che rischia molto facilmente di sembrare scopiazzato o sembrare semplicemente una ciofeca poco credibile. Peraltro anche l'ambientazione è piuttosto particolare. Tutta l'azione si svolge su un pianeta abitato da una civiltà con uno stile e una cultura che io definirei antica Roma steampunk, e devo dire che il tutto funziona abbastanza bene nel complesso. La nostra protagonista, Azura, è l'ultima sopravvissuta di un pianeta conquistato dal popolo che l'ha tratta prigioniera. L'unico obiettivo della sua vita è quindi vendicarsi, e diciamo che praticamente non c'è altro, se non cose collaterali del tipo che per vendicarsi si allea con dei ribelli e altri sviluppi che riguardano il suo passato. Effettivamente la trama ha diversi cliché del genere distopico, ma credo sia proprio l'ambientazione a dare comunque un che di originale, senza il quale sarebbe stato decisamente meno interessante, e pensando alle probabili alternative sarebbe stato anche decisamente più trash. C'è un momento di rivelazione che è stato un po' ingannevole, perché nella terza scena pensavo di aver capito già tutto e invece poi mi sono dovuto ricredere, e anche se è successo ben prima che la rivelazione avvenisse, me ne sono compiaciuto, perché di solito questi tipi di film sono molto prevedibili. Un altro modo in cui questo film è meno prevedibile del previsto è che probabilmente c'erano diversi momenti in cui la vendetta di Azura si poteva compiere, ma hanno voluto allungare un po' il brodo, cosa che però è stata fatta senza forzature di trama, e questo è sicuramente apprezzabile. L'unica forzatura è però una forzatura bella grossa secondo me, perché in una scena abbastanza decisiva Azura si trova a un uomo di distanza dalla comandante di cui si vuole vendicare, dopo che ha già ucciso altre 10 persone, ma dato che eravamo solo a metà film, giustamente lei dice ci rincontreremo e se ne va. I personaggi secondo me sono abbastanza calibrati sia in numero sia in caratterizzazione. Ci sono un paio di caratterizzazioni un po' troppo sopra le righe e esagerate, ma in realtà non danno troppo fastidio. C'è un fortissimo fattore girl power, poiché la maggior parte dei ruoli principali è interpretato da donne. Ci sono comunque dei ruoli maschili molto importanti anche a livello di trama. Chiaramente l'attenzione è sui ruoli femminili, ma ci ho comunque visto una buona distribuzione di equilibrio per i due generi. Gli attori secondo me sono stati piuttosto bravi, tranne forse solo una. Alcuni in particolare non avevano nulla da invidiare ad attori di produzioni ben più importanti. La protagonista era a tratti molto cazzuta, a tratti un po' odiosa. Era chiaramente lei la regina del film e si comportava di conseguenza, facendo un po' il cavolo che le pareva. Però, se posso dirlo, se lo poteva tranquillamente permettere. Cecily Faye, questo è il nome dell'attrice che la interpretava, per questo film è stata anche regista, sceneggiatrice, produttrice, compositrice e cantante della colonna sonora, editor, scenografa, costumista, si è occupata del montaggio sonoro e della coreografia dei combattimenti, oltre ad essere di per sé una stunt woman ed esperta di arti marziali, per cui non ha usato nessuna controfigura per le scene con le armi, la cui varietà ho trovato molto interessante e secondo me è dovuta anche ad una sua conoscenza abbastanza approfondita delle armi bianche, per cui sì, se lo poteva permettere. Di solito non mi fido molto dei registi che sono anche attori dei propri film, e in genere ho anche ragione, perché nel dare priorità alla regia o alla recitazione finiscono per non riuscire a fare bene nessuna delle due cose. Invece la Fea ha fatto un lavoro veramente eccellente nel coordinare tutte queste mansioni insieme, peraltro facendo un lavoro abbastanza buono praticamente a ogni aspetto a cui ha lavorato. Vi dirò di più, probabilmente gli elementi tecnici in cui il film pecca di più sono proprio alcuni dei pochi di cui non si è occupata direttamente la Faye, principalmente le riprese a livello proprio di uso della macchina da presa e la fotografia, che però ammetto sia una grande pecca del film, e questa mancanza non riesce ad essere coperta da tutto il resto e non è stato possibile passarci sopra. Sicuramente la parte principale del film sono le scene di combattimento e probabilmente eliminandole rimarrebbe una scarsa mezz'ora di film, ma secondo me servono al loro scopo e sono in media molto godibili. Fortunatamente la maggior parte dei combattimenti inutili è concentrata nella prima parte di film, che di contro ha pochissima trama. Poi però il film sale decisamente di livello e anche l'equilibrio tra scene d'azione e trama arriva ad un punto piuttosto godibile, anche con alcune scelte di regia piuttosto interessanti. Chiaramente mi rendo conto di essere davanti a un low budget, ma proprio per questo mi sento di premiare ciò che va premiato, anche e soprattutto quando i mezzi a disposizione limitano le possibilità. Se
Se dovete, segnatevi questo film e questa data, perché difficilmente vi capiterà l'occasione di essere così magnanimo. Ma in realtà spero che qualche piccola perla del genere sia sempre dietro l'angolo, e soprattutto sono contento che io stesso, per quanto parta con i peggiori pregiudizi, riesca a non farmi trascinare dalla massa, che trova un film orribile solo perché ha visibilmente poco budget. Consigliatemi qualche film a basso budget che valga la pena di essere visto. Continuate a seguirmi qui e agli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo dell'abbattimento dei pregiudizi per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!